Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Per l'approfondimento del mese di dicembre abbiamo scelto di parlarvi di questo meraviglioso dipinto seicentesco che raffigura il momento in cui i re magi arrivarono alla grotta dove è nato il bambino Gesù. Ovviamente lo trovate qui nel nostro negozio ad Abano Terme, ma anche nel nostro sito passioneantiqua.com. Come sempre vi lascio il link diretto giù in descrizione insieme anche al link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito, così da non perdere tutti i prossimi numeri dell'articolo appassionante, che dato che vi ha effettivamente appassionato, continuerà anche l'anno prossimo a partire dal mese di febbraio. Iniziamo spendendo due parole per il secolo nel quale questo quadro fu realizzato, il Seicento, che fu un periodo di grande fermento artistico in Europa e soprattutto in Italia, dove si sviluppò il Barocco, i cui massimi esponenti, come saprete, furono Caravaggio, Bernini e Borromini. Questo stile, caratterizzato da dinamismo, emozione e spettacolarità, si distingue da tutta l'arte precedente per l'uso audace di luci ed ombre, per l'assoluto realismo dei dettagli e per la forte intensità emotiva. Le opere d'arte sono cariche di simbolismo e di drammaticità e gli artisti riescono a creare delle esperienze visive ed emotive nelle quali gli spettatori vengono quasi inglobati. Nello specifico, il nostro olio su tela, come abbiamo detto, rappresenta la scena dell'adorazione dei magi, un tema molto popolare nell'arte sacra di quel periodo in quanto portatore di un messaggio davvero importante. Questo momento infatti rappresenta l'universalità della salvezza portata da Gesù Cristo, un miracolo riconosciuto persino dai tre saggi provenienti da terre così lontane. Ora possiamo entrare nel dipinto per comprendere appieno la sua meraviglia. Sulla sinistra della tela vediamo la Madonna, raffigurata con un'espressione di serena beatitudine mentre tiene in braccio il figlio. Il bambino, con un gesto estremamente dolce, si protende verso il re inginocchiato quasi a volerlo benedire. È proprio dalla postura di questo magio che comprendiamo tutta la maestria dell'artista, rimasto purtroppo anonimo, che ha voluto catturare tutta l'umiltà e la devozione di quest'uomo attraverso il suo linguaggio corporeo. Sulla destra vediamo gli altri due re magi mentre attendono pazientemente il loro turno, portando con sé i doni tanto famosi, oro, incenso e mirra, che simboleggiano rispettivamente regalità, divinità e la futura passione del Salvatore. La composizione di quest'opera è un tripudio di colori brillanti e luci sapientemente orchestrate. Gli angeli, che sembrano intonare celesti melodie, circondano la Madonna, mentre figure di popolani si radunano anche loro per adorare il bambino Gesù. Ma torniamo per un secondo agli angeli, perché la loro presenza è davvero significativa. Nella pittura barocca, infatti, essi non adornavano semplicemente la scena, ma erano raffigurati per esaltare la sacralità del momento e per guidare lo spettatore ad un coinvolgimento spirituale più profondo. Anche le rovine raffigurate nello sfondo sono molto importanti. Vedete infatti che sono dipinte con colori cupi e freddi e questo è per creare un contrasto evocativo con la scena principale, ricca invece di calore e quindi di speranza. Questo sfondo di ruderi può essere interpretato proprio come un simbolo della vecchia era pagana, ora tramontata con la nascita proprio di Gesù Cristo, che inaugura una nuova epoca colma di redenzione. Questa tela riflette la drammaticità e la teatralità del barocco, sottolineata da un gioco di luci ed ombre e dal realismo dei dettagli. Un particolare interessante è il raggio di luce che guida l'occhio dello spettatore verso il centro della scena dove avviene l'incontro sacro. La tecnica del chiaroscuro, come abbiamo detto cara agli artisti barocchi, è utilizzata per donare profondità e volume ai personaggi, facendo emergere le figure dalla tela con un realismo quasi scultoreo.
Il pittore non rappresenta semplicemente una scena biblica, ma la vivifica, rendendola tangibile ed immediata per chiunque la osservi. Un altro aspetto su cui porre attenzione è la tecnica pittorica utilizzata. L'olio su tela, infatti, rispetto alla tempera o anche all'affresco, permette una maggiore manipolazione proprio di colori e della luce. L'uso sapiente dell'olio conferisce alla scena una luminosità e una profondità che inevitabilmente catturano l'occhio dello spettatore. Le pennellate, sebbene precise, sono cariche di espressività e danno veramente vita ai tessuti, agli incarnati e ai paesaggi, rendendoli quasi palpabili. Per concludere la nostra analisi, non possiamo ignorare l'importanza del contesto storico in cui quest'opera è stata creata. Bisogna infatti sempre ricordarsi di leggere l'arte con gli occhi del suo stesso tempo. Il Seicento è un secolo di grandi cambiamenti, caratterizzato da conflitti sia politici che religiosi, ma anche da una fervente rinascita culturale. La Chiesa Cattolica, attraverso il movimento della Controriforma, utilizza l'arte come uno strumento di propaganda per riaffermare la propria autorità e per far conoscere il messaggio cristiano. Opere d'arte come questa non servivano solo per motivi decorativi, ma soprattutto per educare ed ispirare i fedeli, raccontando storie sacre con un'immediatezza che le parole da sole non potevano raggiungere. In questo dipinto straordinario, ogni dettaglio e ogni sfumatura di colore è un invito a scoprire la profonda tradizione artistica del Seicento italiano, che ha saputo unire fede e bellezza in un modo incomparabile. Noi di Passione Antico abbiamo scelto quest'opera non solo per farvi immergere nella magia di questo secolo, ma soprattutto per augurare davvero di cuore un felice e sereno Natale a tutti voi passionari.